Ciao, sono Caruso Colzi e con il video di oggi rispondo a un po' di domande che mi avete fatto negli ultimi giorni. Vorrei chiarire un attimo che cosa significa davvero cambiamento, che cosa implica il cambiamento e perché è importante cambiare nella vita. Molte persone mi chiedono come cambiare, mi chiedono perché è così difficile, mi chiedono come mai io parlo spesso di cambiamento e come mai tante persone in realtà sono all'oscuro di tecniche e strategie per cambiare. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione. So che ho già risposto a queste domande in tantissimi dei video che trovate nel mio canale di ipnosi naturale su YouTube, ma oggi voglio un attimo riassumere tutto quanto il concetto in modo che tutti quanti possano cominciare ad avere un'idea più chiara di come strutturare il proprio percorso, perché parliamoci chiaro, ognuno di noi ha bisogno di cambiare qualcosa nella vita, ha bisogno di migliorare. Partiamo da perché dovremmo cambiare? Questa è una bella domanda, perché dovremmo cambiare? Allora, innanzitutto, citando Gautama Buddha, l'unica costante della vita è il cambiamento. Tutto quello che vive si trasforma, cambia, e quello che per noi era delizioso a 5-6 anni magari a 15 non ci piace più, quello che era una relazione fantastica intorno ai 20 anni magari a 35-40 non ci soddisfa più, e quindi c'è stato un cambiamento. Inevitabile che ci sia un cambiamento. Allora il nostro compito sarebbe riuscire ad imparare a veicolare ogni tipo di cambiamento che avviene nella nostra vita. E allora perché imparare a cambiare? È importante perché il cambiamento parla di noi, parla di come il nostro essere si manifesta, evolve e attraverso i feedback naturali della vita tende a modificare l'ambiente intorno a sé e a stare sempre meglio. Attenzione, ho parlato di modificare l'ambiente, ma quella non è una soluzione. Il cambiamento di cui parliamo oggi è un cambiamento interiore, ma inevitabilmente quando stiamo bene le persone intorno a noi stanno bene perché rispondono per simpatia, per risonanza. Ah vabbè Caruso, però insomma ci sono anche quelle persone che sono invidiose. Mandatele a quel paese, ok? L'invidia non fa bene a nessuno, quindi se c'è qualcuno che è invidioso di voi perché voi state bene, allontanatelo immediatamente. Questa è la prima tecnica che vi insegno in questo video, perché molti mi chiedono come facciamo se diventiamo bravi, se diventiamo migliori, se diventiamo più felici, le persone intorno a noi sono lì tutte che sono invidiose e insomma ci stanno addosso e vogliono riportarci nella zona un po' sudicina in cui eravamo prima. Ecco, come fate? Allontanate queste persone. Nel momento in cui c'è un cambiamento nelle relazioni vediamo appunto dei cambiamenti, poi ne parliamo di questa cosa, però quando c'è un cambiamento in una persona e non ci si confronta più sullo stesso livello, non ci si coinvolge più nelle stesse esperienze, è chiaro che le strade piano piano si stanno dividendo. Attenzione, non sto dicendo che in una relazione di coppia non bisogna fare cambiamento perché altrimenti ci si separa, non sto dicendo questo, perché mi avete chiesto anche questa domanda. Ma se io faccio un percorso con te, Caruso, e poi dopo cambio e il mio partner non mi ama più, che succede? Allora, è successo chiaramente che quando uno dei due partner cambia, la relazione deve essere rivista in maniera completamente diversa, ma questo è assolutamente normale. Quando le persone cambiano, anche noi cambiamo in corrispondenza di quelle persone. Quante volte ci è successo di dire ah ma guarda, veramente sei cambiato, non ti riconosco più, sia nel bene che nel male, e questo può darsi che non sia un cambiamento di quella persona ma che sia un cambiamento nostro. Finalmente magari apriamo gli occhi su una realtà di una relazione. E questo era un po' il perché dovremmo cambiare. Ma aspettate, perché c'è un'altra risposta al perché dovremmo cambiare, cioè il migliorarsi.
tutti i giorni un po' dovremmo migliorarsi. Se sai fare la carbonara, cerca di farla un pochino meglio tutte le volte che la fai, ok? Oppure cerca di fare meglio quell'attività fisica, oppure se fai un lavoro, o come nel mio caso se faccio dei video, cerco tutti i giorni di migliorare qualcosa. Non è detto che sempre ci si riesca, ma quella è parte della condizione del cambiamento. Quindi abbiamo scoperto che il cambiamento è inevitabile perché ciò che vive cambia, e secondo di poi il cambiamento ci dà miglioramento. Allora, ricordiamoci che come esseri umani noi facciamo moltissima fatica a stare fermi, molta più fatica a stare fermi, a stare stabili, a stare concretizzati in un luogo, piuttosto che muoverci, perché noi siamo progettati per il cambiamento, per l'evoluzione. Quindi attenzione, l'evoluzione può essere anche negativa, certo che può essere anche negativa. Immaginatevi la persona che inizia a fumare, va in un cambiamento verso la negatività. Quindi è importante strutturare bene un percorso con degli obiettivi che siano validi, non che siano soltanto per sopperire a delle problematiche quotidiane o relazionali. Sapete quante persone iniziano a fumare perché si sentono sole o perché non si sentono accettate perché la compagnia fuma e allora iniziano a fumare anche loro? Voglio andare nell'altra domanda, nell'altro contenitore di domande che mi fate. Come si fa a cambiare? Allora, innanzitutto dobbiamo essere onesti. Come si fa a cambiare? È una domanda troppo generica, perché a seconda del fatto che tu voglia cambiare il tuo stile di vita, oppure la tua performance sportiva, oppure una relazione, oppure il tuo lavoro, i cambiamenti saranno diversi. Dovrai mettere in gioco strumenti diversi, consapevolezza diversa. Ma qui ho già parlato di due cose fondamentali del cambiamento. 1. La consapevolezza. Se non innalzi il tuo livello di consapevolezza quotidianamente, ed ecco un'altra volta il cambiamento, se non innalzi il tuo livello di consapevolezza quotidianamente, tu rimani statico, e rimanere statico è uguale a morire dentro, non essere capaci di manifestare se stessi, essere vivi ed essere vitali. 2. Come si tecnicamente approccia il cambiamento? Attraverso degli strumenti. Bisogna sapere dove si è, ecco la consapevolezza, e dove si vuole andare, consapevolezza del nostro obiettivo o del nostro risultato, ciò che vogliamo raggiungere. E poi si crea un programma specifico con degli strumenti specifici, soggettivi. Non crediate tutti quelli che vi dicono ma io ho la tecnica che va bene per tutto, risolve tutti i problemi. Questi sono dei fanfaroni che vi vogliono prendere solo soldi, ok? Lavorate nello specifico della vostra vita, perché siete unici e irripetibili, ed è giusto che siate unici e irripetibili perché dovete portare qualcosa di nuovo al mondo. Allora, come si fa? Innanzitutto coltivare la propria consapevolezza, e poi utilizzare strumenti potenti e esatti, specifici per i vostri cambiamenti desiderati. Questo è il come cambiamo. E arriviamo a un po' di considerazioni che mi sono scritto qui sul foglio per non perdere traccia. Quando noi cambiamo, non dobbiamo pensare soltanto a io sono a Milano, voglio arrivare a Roma. Milano-Roma? No. Per esempio, facciamo l'esempio che scegliamo di andare in macchina. Dovrai attraversare tutte le città che ci sono fra Milano e Roma. Lo puoi fare più velocemente, lo puoi fare più lentamente, lo puoi fare a tappe, fermarti e poi ripartire. Però quello spazio, cioè nel nostro caso l'esperienza, la dovrai attraversare. Quindi ricordati che ogni cambiamento porta con sé cambiamenti. Ci sono persone che pensano io non ce la farò mai a cambiare, vorrei tanto cambiare lavoro ma non ce la farò mai. Ecco, la prima cosa che devi cambiare è la convinzione che hai di non poter cambiare. Se lavori con un operatore esperto, non lavora su che tipo di lavoro ti piacerebbe fare, ma su come mai sei convinta di non poter cambiare? Che cos'è che te lo impedisce? Risolviamo questa faccenda perché togliamo il muro e finalmente puoi andare naturalmente verso il tuo obiettivo. Questo succede tantissimo, quindi ricordati, ogni cambiamento, ogni risultato che tu vuoi ottenere
chiede come prezzo dei cambiamenti, chiede l'investimento della tua energia, del tuo tempo. Oh, però che palle, Caruso, non c'è una tecnica per fare subito? No, la vita non è costruita così. Le esperienze vanno attraversate e se le attraversi in modo regolare, programmato, al tuo passo, con gli strumenti giusti, è una bellezza attraversare la vita. Se invece fai degli strattoni forti perché devi per forza arrivare lì perché sei disperata, non ce la fai più, quello diventa un inferno. Quindi dico sempre alle persone: non arrivate a disperazione, perché l'unica cosa che potete fare quando siete disperati è ritrovare speranza. Se non ci credete, mi sa che prima o poi dovrete fare l'esperienza della disperazione per comprendere quello che sto dicendo. Ma ho già aperto un'altra considerazione, la considerazione numero 2, cioè attenzione a non fare degli strattoni nella vita. Per esempio, se io in 10 anni ingrasso 7 kg, ma non me ne accorgo nemmeno, forse arriva a un certo punto che dico: porca miseria, ma i pantaloni mi stanno stretti, questa maglia mi tira un po', devo cambiare un parte del mio guardaroba. Ma se io cambio in 4 giorni e prendo 7 kg, il mio sistema, e adesso sto parlando di fisicità, ha uno shock e quindi deve compensare in qualche modo quello shock. E allora che cosa farà? In qualche modo cercherà di buttare fuori prima possibile. Io psicologicamente mi sento: che cosa è successo? Devo riparare immediatamente, e butterò fuori prima possibile. Così avrò un altro shock e entrerò in quella valle di lacrime che sono i picchi alti e bassi della vita. E invece la vita dovrebbe essere molto più modulata. Mi piace pensare un po' come le colline della mia amata Toscana, dove sono vissuto per tanto tempo e sono nato. Stondiamo un attimo questi picchi. Non è vero che se abbiamo un pochino di misura nella nostra vita non stiamo bene, non è vero che dobbiamo per forza esagerare. Queste sono delle emerite cazzate. Ve lo dico, questo è il termine corretto, questo è il termine tecnico, sono delle emerite cazzate. Gli strattoni, gli strappi e la tecnica super veloce fa sì che poi ti lasci indietro tutti quei famosi cambiamenti che vengono implicati nel processo di cambiamento. Un'altra piccola osservazione: non accontentatevi di una vita tutta uguale, beige, grigia, un colore sbiadito. Cercate tutti i giorni un po' di ottenere qualità, cercate tutti i giorni un po' di dare qualità, cercate di dare tanto, perché dando tanto il sistema continua a generare qualità. Quindi nel cambiamento è importante avere un mindset, un atteggiamento mentale che consiste nel, prima di tutto, dare. Quando faccio percorsi di crescita personali con i miei clienti, con le persone che mi seguono, insegno nello specifico che cosa significa dare, e l'ho detto tante volte nei video, adesso non ce la faccio perché sennò mi prende un'altra ora, ma ci sono tecniche per fare questo, per imparare a dare di più, per ottenere il doppio. Quindi un'altra considerazione da fare quando si vuole cambiare è dare. Se siete disperati non potete dare niente, perché siete non a zero ma sotto zero, e allora dovrete imparare a ritrovare speranza. Come si fa? Questa è una domanda difficile e fino a che non conosco la persona con cui sto lavorando e non lavoriamo un po', non riesco a darti gli strumenti specifici. Ti ricordi? Lavorare con gli strumenti specifici soggettivi per il tuo percorso specifico, ok? Un'altra considerazione che vorrei mettere in questo video, fissare in questo video, è che premia tantissimo lavorare a piccoli passi quotidiani. Nella quotidianità tutti i giorni facciamo un pochino in più, 10 passi al giorno per un sacco di tempo, non ci stanchiamo e arriviamo fino a Pechino, ok? Se invece tendi a dire no, io voglio tutto adesso, cominci a camminare e ti rompi tutto, il giorno dopo sei a letto perché devi fare il famoso recupero. A seconda della tua età, se sei molto giovane recupererai velocemente, ma non si è sempre giovani. I miei clienti mi chiedono:
di cambiare delle cose, ma sono già nella fase dopo i 40, dopo i 50, dove il recupero è più complesso non soltanto da un punto di vista fisico, ma anche da un punto di vista mentale, perché dobbiamo scardinare delle convinzioni, perché crediamo fortemente a quella cosa che abbiamo praticato tutti gli anni e allora è difficile lasciare andare. E dovremo imparare a lasciare andare. Come si fa? Ci sono delle tecniche specifiche a seconda di chi sei tu. Quindi, volendo fare un riassunto, è impossibile non cambiare, perché se vuoi essere statico nella tua vita, in realtà, direttamente o indirettamente, ti stai scavando la fossa per stare sempre peggio. E anche quello è un cambiamento, ma non l'auguro a nessuno. Il cambiamento invece implica, comporta cambiamento, e questo, se lo fai quotidianamente, non crea degli strappi, e quindi anche nelle relazioni le persone che ti vedono piano piano cambiare tutti i giorni un po', riescono a seguire il tuo passo, diventi quello che si chiama un leader, cioè riesci piano piano anche a condurre le persone attraverso il tuo cambiamento e riesci a mantenere le tue relazioni. Inoltre abbiamo detto che dobbiamo utilizzare degli strumenti efficaci. Ma quali sono gli strumenti efficaci? Gli strumenti efficaci sono quelli che servono a te in quel momento specifico, con la tua consapevolezza specifica, per il tuo risultato specifico. Evita di andare su YouTube a cercare la tecnica, hai capito la tecnica, la adotti, poi mi telefoni oppure mi mandi una mail e mi dici: queste tecniche non funzionano, io non capisco che cosa sbagli. Non sono le tecniche che non funzionano, sbagli a monte nel cercare una scorciatoia, perché le scorciatoie alla fine le paghi di più di un percorso ben strutturato, quotidiano, che ti porta serenamente al tuo obiettivo. Se hai delle domande riguardo questo, me le puoi fare sotto nei commenti, sarò contento di risponderti, se non con un altro commento, con un altro video. Ancora una volta, io mi chiamo Caruso Colzi, trovi le informazioni su di me su www.carusocolzi.com. Mi occupo di cambiamento da molto più di 15 anni, ok? Ho delle strategie, delle tecniche, ho delle soluzioni per tanti dei tuoi problemi, perché ricordati, le persone normali che hanno problemi normali attraversano comunque dei cambiamenti. Non importa sempre arrivare alla depressione, non importa sempre arrivare alla follia prima di dover decidere di cambiare. Anzi, è strasconsigliato non lo fare. Comincia oggi il tuo percorso e io ti auguro una splendida serata. A presto. Infatti secondo me dovremmo organizzare qualcosa in un parco di questo tipo. Qui siamo stati alla macchia, Antonino.